Benvenuti a questo nuovo video del canale MFJ YouTube Italia. Dopo una pausa di qualche mese ritorniamo con nuove proposte, nuovi video e nuovi articoli da recensire. All'interno di questo video farò l'unboxing di un articolo nuovo, qualcosa che è leggermente diverso dal settore radioamatoriale che generalmente caratterizza MFJ. Di che cosa parliamo? Parliamo di una stazione meteorologica MFJ 199C, ovvero un prodotto della Lacrosse, prodotto Lacrosse sempre negli Stati Uniti e rivenduto anche dalla MFJ. Le stazioni meteorologiche sono qualcosa che comunque stanno prendendo piede in questi ultimi anni, che stuzzicano l'interesse un po' di tutti, insomma diventa un elettrodomestico sempre più comune all'interno delle nostre abitazioni. Nella fattispecie il modello, poi vi lascerò anche i link nel video, è il V40A Pro, sempre della Lacrosse, disponibile sul sito MFJ. Nota a margine: sul sito MFJ costa qualche decina di dollari in meno rispetto a quanto la paghereste sul sito della Lacrosse, ma comunque ora passiamo a vedere l'articolo, vediamo che cosa c'è all'interno di questa scatola. Ecco qui, questo è l'aggeggio, questa è la centralina, ecco qua, la centralina vera e propria. Questa è una stazione meteorologica della Lacrosse, display LCD 8 pollici, come potete vedere in questa riproduzione ovviamente è tutto a colori e wifi, e lavora nel rispetto delle norme della FCC americana sui 915 MHz, quindi si interfaccia con quelli che sono gli accessori, cioè i sensori esterni che vi mostrerò tra poco, e quindi si connette anche tramite l'app Lacrosse c'è un'app che voi scaricate sul vostro telefonino e quindi potete vedere sul vostro telefonino i dati meteorologici rilevati dalla stazione, nonché poterli anche condividere attraverso siti specializzati. Questo monitor ha un'alimentazione esterna, però comunque prevede anche l'installazione di batterie di backup in caso dovesse andare via la luce. Quindi monitor abbastanza bello, così, 8 pollici. Qui sopra ci sono tutti i tasti di comando che poi andremo a vedere in un successivo video, appunto il funzionamento. Questo è solo l'unboxing. Che cosa troviamo all'interno della scatola? Troviamo assolutamente la centralina principale, che ha un suo supporto, vediamo se riesco ad aprirlo, ecco, così, per poter essere messa e inclinata come volete sul tavolo. Poi troviamo un alimentatore di rete, eccolo qui, alimentatore di rete a 220 con della viteria inclusa, se lo volete mettere a muro o comunque se volete per l'installazione anche degli accessori. Generalmente questa stazione meteorologica è la versione più completa, perché voi potete trovare anche il semplice display, poi a parte comprate gli accessori esterni. Poi abbiamo, questo è il sensore di temperatura che va piazzato all'esterno, ok, anche questo alimentato con batterie, eccolo qua, perfetto, due stilo. Questo c'ha il foro, ecco, vedete qui, per appenderlo all'esterno, e quindi vi leggerà la temperatura esterna. Qui all'interno vedo dei pulsantini, uno serve per regolare la temperatura in Fahrenheit oppure in gradi Celsius. Poi cosa abbiamo? Abbiamo la cosa più importante. Allora, questo è l'accessorio esterno che viene fornito di questo supporto con questo braccio snodabile per poter capire un attimino l'inclinazione. Passiamo, questo è il vero e proprio diciamo oggetto che fa funzionare e rende utile la nostra stazione. Allora, innanzitutto abbiamo un anemometro, perché regola o perlomeno misura la velocità del tempo e la velocità del vento, scusate, e la direzione del vento. Anche qui c'è un vano batterie che però, diciamo, il consumo delle batterie è limitato, perché quando c'è bel tempo comunque entra in funzione
questo pannellino. Poi c'è l'igrometro, ok, che raccoglie l'acqua piovana che poi fuoriesce da queste feritoie. Ovviamente tutti i dati che vengono rilevati dalla stazione possono essere scaricati e diciamo, non manomessi, scaricati e maneggiati attraverso l'app o attraverso il computer, quindi comunque la stazione meteorologica vi fa anche una statistica di quelle che sono state le precipitazioni in passato, la velocità del vento e le previsioni meteorologiche. All'interno di questa vaschetta c'è anche, diciamo, questo piccolo setaccio nel caso in cui dovessero cadere insetti, foglie o comunque impurità. Qui sopra, se si riesce a vedere, ecco, ci sono i segni, diciamo, ecco, viene segnato nord-sud, quella che è la rosa dei venti, perché comunque va posizionato verso nord, e qui c'è una bolla, ecco, una livella per poter mettere, diciamo, in bolla e tenere dritto ovviamente questo sensore. Questo sensore, ripeto, viene venduto contestualmente nella stessa scatola, ma voi potete anche comprarli separatamente, quindi comprate solo la stazione, diciamo, il monitor, il display della stazione meteorologica. In questo caso ovviamente non servirà a nulla perché rileverà solamente la temperatura interna di casa. C'è anche datario e orario, quindi vi fa anche da orologio e datario, però questi li potete comprare separatamente. Ripeto, sul sito della MFJ costa meno che non andarlo a comprare sul sito della Lacrosse, ok? Vi ripeto il modello, questo è il modello V40A Pro, però poi sotto in descrizione al video vi metterò tutti, diciamo, tutti i link per poter andare a vedere questa stazione, soprattutto scaricare anche i manuali per darvi una lettura e capire quelle che sono poi le potenzialità della stazione. Ha una copertura wifi da manuale di circa 120 metri, quindi cercherò ovviamente la posizione ideale per poter mettere, ecco, questo sensore è all'aperto o comunque sul terrazzo, perché voi capite che è installato su un balcone, sì, diciamo, comunque funziona, ma ha diciamo, le sue funzionalità sono limitate, perché ovviamente poi avrete sempre un lato che vi schermerà, quindi ovviamente non misurerete la velocità del vento o la direzione in maniera appropriata, perché sarete sempre schermati da qualche muro o da qualche palazzo. Io cercherò di installarla sul terrazzo per avere ovviamente un migliore funzionamento di questo, sperando che ovviamente a 915 MHz poi, diciamo, ci sia sufficiente, la distanza non sia troppo distante tra questo sensore e poi la centralina. Ovviamente sono 120 metri in campo aperto, io cercherò di mettere la centralina quanto più vicino alla finestra e ovviamente io ho 4 piani sopra, vediamo un attimino se riesco a raggiungere il segnale. Detto questo, poi farò vedere, c'è un'app, si scarica, si scansiona il QR code dietro il modello della centralina, dopodiché si installa l'app e quindi poi si possono immettere in rete i dati rilevati, condividerli, e quindi magari se c'è qualcuno che ha un proprio sito meteorologico o comunque qualche canale Telegram per esempio, può diffondere tranquillamente i dati meteorologici della zona. Niente, che dirvi, questo è quanto, spero di non averla fatta lunga. MFJ 199C, stazione meteorologica. Passerò ora, subito dopo aver finito il video, all'installazione e vediamo il funzionamento. Ripeto, il sensore qui monta delle batterie, ecco, apriamo 3 batterie tipo AA, ok, ecco, le batterie vanno anche all'interno della centralina, ma sono solamente per backup nel caso in cui dovesse venire a mancare la corrente, e batterie vengono anche installate qui al sensore esterno. Questo sensore probabilmente può essere messo anche sul balcone, perché in realtà non c'è necessità, deve solamente misurare la temperatura, quindi non credo ci sia molta differenza tra, o meglio, ci potrebbe essere quando arriva l'ombra, però ora vediamo, farò le mie, diciamo, rilevazioni e valuterò se a questo punto è importante o meglio metterlo sul terrazzo o lasciarlo sul balcone. Detto questo,
lasciate un like, aiutate il mio canale a crescere, condividete il video se vi è piaciuto e vi do appuntamento sicuramente al prossimo video per mostrarvi il funzionamento di questa stazione meteo. Ciao! MFJ, the world leaders in ham radio accessories at mfjenterprises.com.